Da molti decenni in Regione Lombardia è viva l'attenzione e anche la preoccupazione relativamente al rapporto corretto tra città e campagna, laddove nel tempo, nei decenni, si è avuto sul territorio regionale una forte urbanizzazione, grande consumo di suolo, perdita di terreno agricolo, sviluppo di agricoltura intensiva. Tutto questo ha portato alla forte riduzione delle foreste nelle aree agricole di pianura, che oggi raggiungono solo il 5% di tutto il territorio regionale. Questo naturalmente è un problema importante, come riconosciuto ormai oggi a tutti i livelli, perché le foreste intorno alle città sono strumenti per il benessere delle popolazioni e per dare al territorio la capacità ecologica di rispondere alle crisi climatiche in atto. Una decina di anni fa questo tema era all'attenzione sempre di Regione Lombardia nel cercare di individuare politiche adeguate per le foreste urbane, per migliorarle, per sostenerle. Molti sono stati gli interventi realizzati, ma allora, una decina d'anni fa, mancava ancora un quadro di conoscenze mirate e soprattutto degli strumenti adeguati per capire e comprendere che cosa stesse avvenendo. Nel 2006 la Commissione europea ha elaborato un documento che era un piano d'azione per le foreste europee, all'interno del quale si riconosceva che le foreste urbane giocano un ruolo fondamentale per lo sviluppo delle città europee e dei territori rurali, e tra le altre cose invitava gli Stati membri a sostenere e promuovere delle azioni di monitoraggio, soprattutto per qualificare e quantificare anche i servizi ecosistemici resi dalle foreste urbane. In questo contesto, insieme con l'Istituto Forestale Sloveno e con la partecipazione del Parco Nord Milano e di Regione Lombardia, abbiamo presentato un progetto Life Governance per promuovere lo sviluppo di un sistema di monitoraggio delle foreste urbane a validità europea, nell'ambito del quale sono stati perciò definiti diversi indicatori, parametri e un modello di riferimento per la raccolta dei dati e la valutazione dei servizi ecosistemici resi dalle foreste urbane. Il progetto EMONFOR ha dato come esiti due risultati importanti e significativi. Da una parte, la redazione di un protocollo di monitoraggio valido a livello europeo, poiché è stato integrato e verificato con tutti i diversi sistemi di monitoraggio in uso e convalidato anche dallo Scientific Board europeo di progetto. Questo protocollo di monitoraggio aiuta quindi tutti gli operatori e responsabili delle politiche a trovare le modalità per raccogliere i dati intorno all'evoluzione delle foreste urbane, alle loro caratteristiche e alla capacità di rendere dei servizi ecosistemici. In modo particolare gli aspetti che questo monitoraggio tocca sono diversi, è un monitoraggio integrato perché interessa non solo gli aspetti, come dire, più generali e strutturali delle foreste, ma intende anche verificare i livelli di biodiversità, per esempio con il monitoraggio di uccelli, carabidi e lepidotteri, valutare lo stato di salute delle foreste anche per quello che potrebbe esserci di negativo nei suoli urbani e verificare anche l'interesse e la percezione che le popolazioni del territorio hanno nei confronti di queste realtà. Il secondo
documento importante, soprattutto per Regione Lombardia, è stato l'inventario delle foreste urbane. È stata questa una novità assoluta anche a livello italiano, che si è basato da una parte sulla identificazione del concetto di urbano e periurbano, cosa non semplice perché anche a livello europeo ci sono metodologie differenti, e dall'altra parte questo inventario ha raccolto attraverso sistemi informativi tutte le informazioni relative alla distribuzione delle foreste, alla loro collocazione, dandone anche una visione di natura spaziale nella loro struttura, cosa importante perché in realtà, come si è visto, abbiamo per esempio foreste che per la maggior parte sono molto frammentate, parcellizzate, di dimensioni molto basse, quindi questo ci dà un'idea del tipo di azione che occorre introdurre ed applicare nel prossimo futuro perché siano o ampliate di superficie o rese integrate e unite attraverso delle forme di costruzioni di rete ecologiche.